Ciao amici, che cos'ho qua? Pronti? Eccoli qua, 85 1.2, 50 1.2, belli, bellissimi potremmo dire. Hanno in comune questa grandissima e generosissima apertura massima, 1.1.2. A Cipicchiola non è lo 0,95, non è l'1,1, ma questi bastano e avanzano. Ma poi, che cosa hanno di tanto speciale questi obiettivi superluminosi? Che cosa hanno in comune l'85, che è un ottimo obiettivo, ma anche il 50? Li ho provati non solo sul full frame, ma anche su sensori APS-C, per capire se poi l'uno può equivalere l'altro. Questi sono i risultati. Beh, innanzitutto una grande apertura significa una profondità di campo molto limitata, però a quella si può porre rimedio stringendo un po' il diaframma. Una generosa apertura purtroppo introduce anche aberrazioni cromatiche, ma anche quelle si possono correggere. Una grande apertura significa che entra tanta luce. Tanta luce significa tempi di scatto velocissimi. Sì, certo, può essere un problema in luce diurna, ma esistono i filtri, i filtri neutri, ma soprattutto quando invece si fa penombra, ci sono condizioni di luce più tenue, allora qui entrano in ballo e tirano fuori tutto quello che gli altri purtroppo non riescono a fare. In particolare poi questo 50 mm l'ho sempre apprezzato per un punto di bianco neutro così bello, una scansione dei panneggi, delle volute, delle sfumature che la luce va a colorare, che insomma per me è irrinunciabile. Infatti è uno di quelli che è con me da tantissimo tempo. E poi comunque il 50 mm sul full frame, nelle immagini che stiamo vedendo, riesce a contestualizzare il soggetto con una plasticità unica. Qualcuno scherzosamente dice che è un obiettivo di quelli per le foto porno, perché ha questa voluttuosità, possiamo dire, sulla pelle, questo incarnato così piacevole che addirittura quasi troppo, ma è un po' il suo bello, cioè la capacità davvero di mettere a fuoco il piano precisamente che intendiamo e quindi controllare tutto ciò che è la scena. Non sono fuori fuoco o comunque sfocati progressivi che si possono poi emulare con la post-produzione, perché la cosa è diversa, o comunque sì, forse per carità, con una serie di mascherature progressive si potrebbe anche riuscire ad ottenere, ma vi immaginate in un servizio fotografico quanto tempo e dispendio ci andrebbe? Dell'85 1.2 ne vogliamo parlare? Questo qui è il classico, la versione, la seconda serie della baionetta EF, un obiettivo straordinario, con tanti limiti se vogliamo, ma con la capacità di mettere insieme il micro contrasto con una finezza tonale unica e poi le sfumature, anche quando la luce è scarsa, quando in studio, che facciamo uno still life o che facciamo un ritratto, ma anche nelle ambientazioni scure, per esempio di una chiesa o comunque di una location in ambito di matrimonio, qui non ce n'è per nessuno. Utilizzabile a tutta apertura, sì, magari questa serie è meglio portarsi a 1,6, a 1,8 e non mi si venga a dire tanto vale comprarsi l'1,8 perché vuol dire non avere mai provato gli obiettivi. Insomma, un assoluto primo della classe. Ed ora mi soffermo su che cosa? Sulla spendibilità del 50 mm su una camera APS-C, perché bene o male si avvicina a quella lunghezza focale, anche se in maniera così virtuale, dell'85 mm. E cioè, c'è differenza fra l'85 su un full frame e il 50 su un APS-C? Ma certo, lo sappiamo tutti che c'è. Mi interessa però capire la resa poi, cioè posso usarlo effettivamente come obiettivo da ritratto o comunque per riprendere delle cose mantenendo questa 1,2 di apertura massima ed il suo look. Beh, da una parte è chiaro, si perde anche la parte buona dell'obiettivo, quel decadimento progressivo dello sfocato, però non è così male, soprattutto su una buona camera. Risulta comunque spendibile ed è un bell'obiettivo, si adatta a tutti i sensori. Comunque interessante perché ognuno si porta in dote il suo tipo di look, quel modo di interpretare la scena anche con quella
distorsione, passatemi il termine, che ovviamente è innata in uno schema ottico, che però non si vede, però c'è, e quindi il modo di enfatizzare qualche piano, qualche distanza rispetto all'altro, sta di fatto che sono due veri gioielli. Grazie a tutti amici e alla prossima!